Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è così scuro perché praticamente ha piovuto fino a poco fa. Volevo uscire questa mattina in moto e farmi un bel girone, però purtroppo pioveva anche per bene, con tanto di allerta meteo per temporale. E quindi ho dovuto aspettare che smettesse di piovere, purtroppo perché così non posso farmi il giro che mi ero prefissato, ovvero quello di andare sul passo Penice. Quindi oggi giretto tranquillo verso probabilmente Ottone. Questa è la famosa SS45, che tra i motociclisti è molto apprezzata. A me piace molto come strada, questo è proprio il genere di strada che piace a me, cioè mista tra curve e rettilini, non un misto stretto ma nemmeno una strada che ti porta ad avere un'andatura troppo veloce, una via di mezzo. Ah ragazzi, la Valtrebbia, bella. Questo bar è molto famoso tra i motociclisti, non mi ci sono mai fermato, ma un giorno mi ci sparo un bel caffè lì. Se sentite il rumore è perché sto gonfiando grazie al sistema che c'ha Scorpion, che praticamente ha una specie di cuscinetto interno ai guanciali che ti permette di gonfiare appunto i guanciali e far sì che il casco rimane saldo alla faccia. E purtroppo ho notato che quando metto la GoPro per registrare video si crea probabilmente quel minimo di pressione tramite l'aria che mi fa scivolare il casco in giù, e questo mi crea dei problemi. Sono un po' maniacale con le riprese. Se riprendo troppo serbatoio oppure se riprendo troppa porzione di cielo e quindi solamente una piccola porzione di manubrio, mi girano le scatole. Nel frattempo siamo arrivati a Ottone. Allora, una piccolissima pausa l'ho fatta. Ora volevo vedere se riesco a salire al famoso, siamo di qua così non faccio il buco, al famoso mulino di Ottone. Il mulino è una costruzione che risale all'epoca del Medioevo. Oggi non è più in uso, infatti è un'abitazione privata, però si può ancora vedere dalla strada. Ed eccolo qua, se non mi sbaglio è questo. Poco più avanti vedo una chiesa sulla cima di una collina e per provare una strada nuova decido di raggiungerla. Che precisamente è quella lassù. Direi che è quella lassù. Quindi andiamo a vedere. Ah, finalmente un po' di sole. E le stradine perse nel nulla, come piacciono a me. Queste sono quelle strade che mi consiglia Maps, che mi dice sì passa di qua, guarda che fai prima. Poi ti trovi in quelle strade di campagna dove ci sono 40.000 buche, passa una macchina l'anno. Tra poco ragazzi, dopo il primo tagliando dei 1000 km mi toccherà il tagliando dei 6000. In realtà Honda, che per comodità e praticità appunto dei clienti, preferiscono spostarlo a 12.000. Però mi è anche stato detto che i motori durano un po' di meno
fare tagliandi così lontani tra di loro. Comunque ragazzi, questa e-clutch è veramente fantastica. Io sto andando dove mi sa che meglio non vado, però ormai sono di qua, quindi parte il momento enduro. Sì, col cavolo, io passo qua che ce n'è di meno, che mi vado a cacciare in queste situazioni del cavolo. A un certo punto becco questo signore che si ferma e mi guarda. Cosa facciamo? Ci fermiamo? Andiamo? Boh. Questo si è fermato e mi ha guardato. Direi che ci sono arrivato alla chiesa. Ora io mi parcheggio qua, la lascio in prima. Niente di che, da sotto mi sembrava più bella. Il campanile però non è niente male. Ed eccoci di ritorno a Ottone. Ora io quasi batto la ritirata, perché stasera dovrei, quindi spero di farcela con dei colleghi di lavoro. Ora che è uscito il sole, magari qualche curva un po' più allegra ce la possiamo fare. Prima facciamo scaldare bene le gomme. Per fortuna il sole ha asciugato la strada, quindi a sto giro le curve le faccio sulla strada del ritorno. Vi faccio un piccolo pezzettino di Valtrebbia che è sempre divertente. Bello questa luce, e rientro a casa perfetto. Strada asciutta, tramonto, non c'è nessuno per strada, ci sono solo io. Cosa vuoi di più? Mamma mia, senti come canta. Potete dire quello che volete, 4 cilindri in linea, ragazzi, fa un sound che è strepitoso. È proprio bello sentirlo in a lungo. Se riusciamo a metterci davanti a questo. Ah, addirittura c'è anche una Panda. Mi odieranno? Probabilmente. Ripassiamo sull'asfalto croccante. Ora magari il tratto di Liguria che mi rifaccio della SS45 a tornare indietro, magari è un po' più asciutto o magari no. Questa curva la facciamo piano piano, non pieghiamo molto, non apriamo il gas. Adesso sì, invece che asciutto. Credo che per queste strade andare veramente forte bisogna avere fegato, oltre che se uno vuole andare forte se ne va in pista, ma qua è veramente da pazzerelli. Ragazzi, io più vado in moto, più come tutti penso ti viene di fare qualche curvetta con un passo un po' più energico, e più fai queste cose più ti rendi conto quanto è importante. Almeno io all'inizio non me ne rendevo conto, ma adesso mi rendo conto quanto è importante la tecnica in moto. Più guido più dico devo fare un corso di guida sicura,
perché voglio capire fino a fondo cosa succede quando faccio una cosa in moto, quando sposto il peso in una maniera piuttosto che in un'altra maniera. È qualcosa che prima o poi farò. I tornanti, ma quando sta moto non è proprio che me li faccio nel chill i tornanti. Lo stavo facendo largo, non sono buono a farli. Non so cosa vedrete in questa galleria, penso niente, perché a malapena ci vedo io. Oh, finalmente fuori. Io ragazzi spero che questo video semplice vi sia piaciuto, spero di riuscire a rimettermi presto a montare altri video per portarvi altre motoavventure. Io vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video. Se vi è piaciuto fatemelo sapere, mettete un bel mi piace e se vi fa piacere magari iscrivetevi anche. E noi ci rivediamo ad un prossimo video.